penso che viaggiare per fiumi sia una delle cose più belle e forse che insegnano di più nella vita. Il fiume inizia dalle sue sorgenti e noi appena possiamo iniziamo a navigarlo, ma per navigarlo dobbiamo raggiungerlo, quindi attraversiamo tante terre, tante culture, tanti villaggi, popolazioni. Credo che il fiume sia una metafora di vita incredibile, dove è necessario essere presente in ogni momento. Non puoi essere altrove, ma devi essere esattamente lì e vivere il momento proprio nel momento. La spedizione del Tamur è molto complessa. Parte da Kathmandu, dove attraversiamo tutto il Nepal fino all'est. Dopo questo inizieremo poi il trekking perché termina la strada e abbiamo 4 giorni di cammino per raggiungere le sue acque. Dal momento in cui raggiungiamo le sue acque, che scendono dal Kanchenjunga, abbiamo altri 6 giorni di navigazione continua. 6 giorni, i primi 2 sono veramente molto forti perché c'è molta pendenza. Un giorno di navigazione più o meno tranquilla e poi gli ultimi 2 giorni di nuovo molto forti, fino ad arrivare alla confluenza con il Saptakosi, che è un grande fiume che va poi verso l'India. Da lì abbiamo poi tutto il ritorno per Kathmandu, dove andremo per altri 15-16 ore di prima per poter ritornare nella civiltà. Sentendo parlare tanto del Nepal, dei fiumi, del Tamur, dentro di me è cresciuta la voglia di conoscere questo posto, di conoscere la gente, di conoscere il fiume. La sensación de ilusión, de emoción, no sin buscar nada en especial y buscándolo todo. Nepal es como un sitio mágico donde hace ya muchos años que se hace rafting y kayak. Y este año creo que va a haber bastante agua, así que lo que espero es que va a haber olas muy grandes, va a haber mucho punch. In questo momento che stiamo preparando tutto questo per la spedizione, il cibo, la cucina, tutta la logistica, diciamo, mi sento nervoso perché vada tutto bene, perché non manchino le cose, perché non manchi da mangiare, che penso sia la cosa più importante per il vivere bene insieme, no? Quello che spero di incontrare è quello che incontriamo sempre. Stare lì con una buona famiglia, con amici, compartendo, navigando in sicurezza, con sguardi, sorrisi, tensione, paura, felicità. Questo è quello che ci darà il Tamur. Mi aspetto un'avventura, mi aspetto non so bene in realtà cosa aspettarmi, però è un po' una sorpresa, però appunto mi aspetto di mettermi in gioco, di vedere appunto come funziona il team, di imparare tante cose soprattutto. Credo la voglia di avventura e un po' anche di sconnettere dal resto del mondo e ritrovare me stessa. Vabbè, veramente voglia di avventura, di vedere un altro modo di vivere anche il fiume, non so, mi piace. What brought me to the Himalayas to adventure in one of the most wild places on earth, and to have the opportunity to do that with a group of like-minded people is amazing. Je me sens très bien, je me sens l'équipe est géniale. Je me sens vraiment bien dans l'équipe, je me sens entourée, tout le monde prend soin les uns des autres, donc ça c'est super chouette et en fait, je pense que le fait d'être tous ensemble à devoir faire tout ça, ça crée des liens forts très rapidement. Je me sens à l'aise de dire si jamais à un moment, moi j'ai un coup de mou, enfin je me sens pas bien, je me sens safe pour le dire. Je me sens pas effrayée d'admettre qu'à un moment, c'est un peu plus difficile. Je me sens entourée, quoi. Donc c'est pour ça que ce soit le staff ou que ce soit les voyageurs comme moi, enfin, les deux sono géniaux, vraiment, c'est trop bien. Mi piace molto quando camminiamo, non chiedo quasi mai quanto manca e mi piace non sapere quanto manca. Sono una persona che pianifica molto e non avere, cioè sapere che un piano c'è ma non sapere quale sia, mi aiuta molto a godermi l'esperienza, diciamo, senza dovermi preoccupare troppo, questo sicuramente. Oltre al fatto di essere scollegato da tanti stimoli esterni e riuscire a concentrarmi su quello che sta succedendo.
io penso sia più un entrare all'interno della cultura, in questo caso nepalese, e capire anche un po' come funziona, insomma, no? E accamparci anche vicini ai villaggi, secondo me è una modalità di viaggiare molto più interessante. Day 2 of trekking, I feel strong. It's amazing, just the views and the camaraderie that's developing. To see the group get closer and closer day after day is special. It's what brought me here, and I came here with one of my best friends, and it's just amazing to see these relationships form. Vse poteka perfektno, zelo lepo umirjeno, nekako tako, kot sem pričakoval. Počutim se odlično, tudi tako telesno se počutim super in nekako zelo uživam vsak dan, predvsem ko spoznavamo te domačine in čudovito naravo in seveda nekako vsak trenutek posebej jemljem z neko pozornostjo in enostavno uživam v vsakem trenutku. Okay, so now what we do, besides smoking a good cigarette, is you can just have a wash here, not in that water because it's quite brown, but there. Meanwhile, we just prepare lunch, then you can have lunch and then we can set up things. Beh, la spedizione sta iniziando adesso e veramente dopo i giorni di trekking e mi sento un po' nervoso, devo dire, appena incontrato il fiume, perché ci sono tantissimi dettagli, no? Da mettere a posto, ancora cose da mettere a punto, in modo che tutto possa funzionare. Fare una spedizione così vuol dire praticamente far funzionare una grandissima macchina che non ha regole, ma la regola è che tutti dobbiamo essere nel posto giusto al momento giusto, quindi presuppone molta attenzione. Però mi sento attento e chiaramente col timore che qualcosa non funzioni come dovrebbe fare. Ora che siamo qua ho un po' agitata perché il fiume è grande, diverso dai fiumi che abbiamo fatto, però gasata, cioè non vedo l'ora che sia domani di partire, di vivere in acqua, ecco. Lo veo muy lindo. Me gusta esta parte que es muy plana. Eso quiero, no sé, más que lo rápido. Tengo un poco miedo. Falta un poquito, però ci siamo. Lui gli manca di più. Todo bien, todo listo. Ahora ya preparando los botes. Ahora chicos, después de que la cargamos, pues vamos. Me levanta nerviosito por ahí, por estar en el agua del Tamu. Yo creo que se va a hacer bien, pero vamos ahí apretadillo. Very strong the river, so we can have a good time today. 100 rapids today. Excellent. Feeling good, nice and tight, let's go. Siamo pronti. Amici e amiche, benvenuti sul fiume Tamur. Buon viaggio. Avanti.
Hemos estado en el sitio justo, en el momento justo. Impresionante. ¡Pah! Ha apretado. Hoy tengo un día un poco más... Tengo más confianza en mí mismo hoy. Y hemos visto la línea clara con Iván y le hemos dado y ha sido espectacular, tío. Creíamos que teníamos toda la suerte con nosotros. Hasta el último momento que se nos explotó todo el agua encima y empezamos a ver azul el cielo y después todo marrón. Fue increíble. Yo estaba detrás de Freddy y veo, puta que mala suerte al Freddy, mírame a mí que está todo limpio, que sabes, todo bien abierto. He entrado, si me ha cerrado todo, una explosión, ¿sabes? Estamos vivos y nada, disfrutando del sol, el agüita. The whole vibe of Nepal is different, and you try to get a little idea of what it means to be here. When you're feeling the adrenaline, you're not thinking, you're just doing. So I think that's why any of us paddle whitewater. It's to be forced into the moment. Sur mon visage, la panique s'était vue, que mes yeux avaient paniqué, mais je me suis concentrée et je me suis juste dit go. Allora, sento una maggiore connessione, mi prendo anche del tempo per me, a volte un po' distante dal gruppo, qualche minuto, proprio per connettermi con questa energia qua, no? Ti becchi la prima facciata d'acqua, ti viene in mente che ok, sono in fiume adesso. La cosa che mi ha impressionato di più è appunto il silenzio, quindi nei momenti in cui non dovevamo pagaiare, magari c'erano poche rapide. È proprio il fatto che nessuno parlasse per non rompere quel momento di silenzio, diciamo. Mi fa sentire qualcosa che non ho mai provato, una libertà che non ho mai visto, non ho mai incontrato, e una vita completamente diversa da quella che vediamo tutti i giorni. Between the rapids, it's time to relax and think about the next rapid. It's that expectation, okay, what's the next one gonna look like? È stata una bella botta di adrenalina, pur non conoscendo tanto i fiumi e non avendo la parte tecnica, comunque ho sentito proprio qua, nello stomaco, qualcosa. La cohésion dans le groupe, après avoir passé des rapides comme ça, c'est incroyable, ouais. C'est super fort, c'est trop bien. When I saw the first rapid coming, I knew that the trip was going to be what I signed up for. Big technical whitewater. Hoy estamos en nuestro quinto día de expedición al río Tamur y nos enfrentamos al rápido de Asran. La verdad que es uno de los rápidos más delicados de toda la expedición y se siente en esta mañana un poco la tensione e il nervio. Rapida molto complicata, è molto lunga, si articola in due parti e faremo una ricognizione ovviamente dalle rive, ma una volta che poi si è dentro è veramente difficile riconoscere ciò che avevamo visto e le traiettorie che avevamo visto dalla riva. Quindi si entra in un punto molto largo in cui ci si perde quasi e poi piano piano si restringe sino a generare una serie di onde gigantesche che ti impediscono di vedere praticamente quello che arriva dopo. Vamos a navegar 1 horita y media y cuando lleguemos habrá que escautearlo. Es un rápido largo, la entrada es como muy ancha, un poco perdedora con algún hueco en la entrada que hay que evitarlo y después viene la parte grande. La idea va a ser darle con todo, con toda la velocidad que podamos para poder atravesar bien esos huecos iniciales y cuando estemos justo en la línea principal agarrarnos bien al agua y mantener bien la posición. Questo è uno dei punti più critici di tutta la spedizione.
E niente, poi siamo arrivati qua al campo appena dopo la rapida e niente, è stata un'esplosione generale di energia, di rilassamento, no? Di felicità, nervi rilassati. Mais petit moment de stress avant, mais c'est du bon stress. C'est du bon stress. Et puis quoi, si on tombe à l'eau, on tombe à l'eau. Mais c'était trop bien. Of course, it's exciting. Of course, I was having a great time. What stood out to me the most was the cohesiveness of the team and the support that I saw both on and off the water. I've been a raft guide for 16 years, and it's something that I've rarely seen to this extent. The bond that everybody seems to have is incredible. Emocionada porque me ha parecido, el Tamur me ha parecido un río con mucha energía, muy potente. A vivere proprio l'attimo, a essere concentrata in quel momento e sebbene il fiume sia così, soprattutto talvolta impetuoso, poi nel momento in cui ci siamo trovati nella difficoltà o un po' più incastrati, proprio come se si rallentasse, avessi il tempo, si rallentasse e avessi tu nel tuo raft tutto il tempo di, con lucidità, se rimani lucido, di gestire la cosa, di veramente affrontare quello che stai facendo al tuo tempo, al tuo ritmo, in modo tale da uscirne senza lasciarti sopraffare da tutto il resto. Dejando que entre, ¿no? Dejar que sentir para poder aprender cada día una cosa distinta. È impossibile non essere nel presente quando fai un'attività del genere. Devi essere lì, tutto concentrato su quel momento. Riassumere quello che ho preso questa settimana è difficile perché ho avuto una quantità di rivelazioni su ogni fronte incredibile. Sul lato umano, quindi la facilità con cui c'è stata questa connessione tra tutti quanti. Cioè sono nate secondo me delle amicizie che normalmente ci vogliono anni arrivare a questo tipo di Something that keeps coming back to me, a thought that I keep having is the world that we live in today, the voices of the world are many and they're very loud. So when you come to a place like this, all of that goes silent. You can hear yourself think, and perhaps for the first time in your life, you can hear your inner voice above the noise. And you decide what's really important to you and what kind of life you want to lead. The river is very clear, very nice, no pollution on this river, nice jungles, nice scenery, and nice people live in the riverbank. People live like a Maji and Rai, kind of many religions here. People live in riverbank to the mountain. We run river very safely. If we doubt, we stop, have a look, decide, make a plan, then we run the rapids. Nepal mi ha insegnato tantissimo, una cultura completamente diversa, però vissuta non attraverso i sentieri classici ma attraverso proprio il fiume. E le grandi cose che mi ha insegnato il fiume è proprio vivere il presente, stare assolutamente nel momento e viverlo e cercare di apprendere tutto il possibile nel momento esatto in cui stiamo passando una rapida, nel momento in cui stiamo vivendo questa avventura. Siamo giunti alla fine della spedizione. Quando ci lasciamo alle spalle le rapide e l'adrenalina, qualcosa di più profondo rimane. Il Tamur ci ha sfidato, ci ha insegnato e ci ha ricordato cosa significa essere veramente presenti. Questo viaggio non è stata una fuga dalla vita moderna, ma una riconnessione con l'essenziale, la natura, il gruppo e soprattutto noi stessi. Ogni colpo di remo ci ha mostrato che la sfida più grande non è fuori, ma dentro di noi. Non si tratta solo di attraversare il fiume, ma di scoprire chi siamo lungo il cammino. Anche se il viaggio si conclude, ciò che abbiamo vissuto qui ci accompagna. Il fiume ci trasforma, ci rafforza e ci prepara ad affrontare le sfide e le correnti stesse della vita.